Esce la nuova linea Lolo MG Sunshine Makeover e io la lascio lì? No, assolutamente no. E infatti ho già acquistato 3 delle 4 bambole di questa linea. Le vedremo tutte insieme in questo video. La quarta non l'ho ancora acquistata, fa parte di un playset, ma probabilmente la vedremo più avanti. Ma intanto ragazzi, oggi iniziamo a vedere Bubblegum DJ, Switches e Sunrise tutte in un unico video. Quindi iniziamo subito. Ed eccole qua, queste sono le nuovissime Lolo OMG Sunshine Makeover nelle loro scatole completamente nuove che andremo a vedere velocemente perché sono state semplificate ulteriormente. La parte frontale di queste scatole, come vedete, è sempre coloratissima in tutte le bambole, hanno veramente un sacco di colori. Qui in basso c'è sempre ovviamente il logo Lolo OMG, ma anche il logo Sunshine Makeover, il logo della linea. Qui troviamo un'immagine della bambola in teoria completa con tutti gli accessori che troveremo all'interno della confezione e anche già con il cambio colore, perché sì, queste bambole cambiano colore con il sole. Qui invece troviamo il nome della bambola acquistata e il suo artwork bellissimo. I disegni, gli artwork di queste Lolo OMG diventano più belli ad ogni linea che esce. Invece qui in alto c'è questo fumettino che ci dice cambio colore con il sole. Ovviamente anche la scatola di Sunrise è molto simile, ritroviamo sempre il logo con la scritta Sunshine Makeover, un'immagine di lei completa e trasformata sotto il sole, grazie al sole, il suo nome qui in basso e ovviamente qui a lato il suo artwork intero, guardate che bello. Poi lei ha queste vibes anni 70 che mi piacciono da morire e le stesse cose le troviamo ovviamente anche nella scatola di Switches, logo qui in basso. Invece qui l'immagine di lei con i colori cambiati grazie al sole, qui sotto il suo nome e anche per lei l'artwork completo, che forse è il più bello di tutti secondo me. È davvero troppo carina. Su un lato della scatola troviamo per tutte la sorellina LOL Surprise e anche la continuazione dell'artwork, che è praticamente solo un pezzo di capelli per tutte e tre. Sull'altro lato della scatola troviamo invece i loro nomi, Bubblegum DJ, Switches e Sunrise, scritti con 3 font diversi. Il retro invece è stato decisamente molto semplificato, infatti qui troviamo una frasetta uguale ovviamente per tutte e tre. Sotto al logo Sunshine Makeover c'è appunto questa frasetta tradotta in 1000 lingue, tra cui anche in italiano, che dice: OMG, se noi ragazze sfoggiamo i nostri look sotto l'abbagliante luce del sole, riveliamo una scandalosa trasformazione mai vista prima. Qui in basso ci dicono di collezionarle tutte, ci mostrano le altre 2 uscite come diciamo base in questa linea Sunshine Makeover, quindi non c'è l'edizione speciale. E qui invece c'è il nome, Bubblegum DJ, in questo caso il nome della bambola scelta, e anche l'artwork completo che, ripeto, sono stupendi, con anche il fumetto e questa volta c'è anche la traduzione in italiano, infatti c'è scritto cambio colore al sole. Anche per Switches c'è ovviamente il suo artwork intero e oh mio Dio, più lo guardo più mi piace, e ovviamente la stessa cosa anche per Sunrise, bellissimi. Spero che le bambole siano all'altezza di questi disegni perché sono meravigliosi. Ma ora che abbiamo visto completamente le loro scatole, direi di andare subito a deboxarle per vederle una alla volta nel dettaglio assieme, perché ragazzi sembrano davvero molto belle. E per prima direi di iniziare a guardare Sunrise, che è quella più anni 70 ed è quella che forse preferisco, ma per dirlo ufficialmente aspetto ovviamente la fine della recensione. Guardandola da vicino vediamo che il suo colore di pelle tra le tre è una via di mezzo, i suoi occhi sono un verde quasi azzurro, sugli occhi indossa un eyeliner nero, il classico eyeliner Lolo OMG nero, con sopra però anche un eyeliner bianco e in più un eyeliner grafico che richiama quasi 2 ali stilizzate, sempre ovviamente in bianco. Le sue sopracciglia sono le classiche sopracciglia Lolo OMG, le sue labbra sono completamente rosa perlate, sulle guance indossa una valanga di blush e in più appena sotto gli occhi e sugli zigomi vediamo che ci sono questi cuoricini disegnati sempre con il bianco. Cuoricini che ritroviamo, come vedete, anche all'interno dei suoi occhi. Salendo a guardare i suoi capelli, la parte frontale è tutta raccolta in questa coda qui alta e sono di 3 colori. Al centro sono praticamente bianchi, su un lato sono viola, invece sull'altro lato sono verdi. Tutti colori molto delicati, molto leggeri e molto anni 70. In più possiamo anche vedere che le hanno stampato questi baby hair con il colore che corrisponde esattamente al colore dei suoi capelli. Infatti su questo lato li troviamo lilla, al centro li troviamo bianchi e invece sull'altro lato troviamo baby hair verdi. La parte sul retro invece è completamente sciolta, quindi ha un semi raccolto e i suoi capelli sono davvero molto lunghi perché arrivano praticamente quasi alle caviglie. Una cosa che però ho notato è che la fibra non è la solita fibra che utilizza MJ su queste bambole. È comunque una bella fibra perché se vedete è abbastanza morbida, non è incasinata, anche appena usciti dal
dalla scatola sono molto belli, ma sono leggermente più rigidi. Non hanno alcun tipo di gel, ma credo che sia la consistenza della fibra che cambia colore con il sole, però non posso dire che siano dei brutti capelli. Su entrambe le orecchie indossa questi orecchini giganteschi a cerchio, bianchi con l'interno giallo e sono a pendaglio. Scendendo a guardare il suo look invece vediamo che è composto da vari pezzi. La prima cosa è sicuramente questo cinturone bianco con anche qui davanti queste finte catene applicate argentate con delle cerniere stampate e anche qui davanti le fibbie come se fosse una cintura di pelle, ed è removibile semplicemente sfilandola perché non si aggancia sul retro ma rimane così semplicemente infilata sul suo busto. Il vestito che notiamo appena sotto la cintura invece è un pezzo unico realizzato con una stoffa abbastanza rigida, ma anche in questo caso credo che sia rigida per colpa della stampa che cambia colore con il sole. Qui sul lato c'è uno spacco, ci sono tutti questi cuori disegnati viola, verde, giallo e un verde più chiaro. Nella parte superiore invece c'è questa scollatura molto bella con anche un bordino realizzato con del raso bianco. Le maniche sono molto ampie, infatti iniziano più strette e scendono più larghe, e vediamo subito che sulle unghie indossa uno smalto giallo. Una volta rimosso il vestito possiamo vedere che sotto indossa questo top con la stessa fantasia e gli stessi colori della stoffa del vestito, ma in questo caso è una stoffa traforata quasi semitrasparente, e invece sulle gambe sotto la gonna del vestito indossa questi pantaloncini bianchi con tutte queste macchie sulle tonalità del blu, molto ampi, che sembrano quasi una gonnellina, ma sono a tutti gli effetti dei pantaloncini, con in vita questo finto bottone argentato, delle finte tasche create con del filo blu, e sul retro invece sono semplicissimi, non c'è nulla. Una volta tolto anche il top colorato, vediamo che sotto indossa questa specie di reggiseno abbastanza semplice, se non troppo semplice, completamente viola con le spalline in silicone e che diciamo è anche un pochino troppo striminzito forse, perché copre davvero pochissimo. Se guardiamo sotto praticamente quasi le esce il seno, ma sicuramente è stato messo per fare in modo che questo top non risulti trasparente una volta indossato, visto che come vedete è appunto leggermente trasparente. Sulle gambe indossa delle calze realizzate con la stessa stoffa del top, quindi con gli stessi colori e la stessa traforatura, e invece le sue scarpe sono completamente gialle e, se posso dire, le trovo anche particolarmente brutte. Hanno la scritta LOL OMG su tutta la suola, non hanno dettagli colorati se non il cuoricino qui in caviglia, ma sembrano ragazzi un po' dei carri armati, non mi piacciono molto, probabilmente non avrei messo questo genere di scarpe su questa bambola. Con lei arriva ovviamente la solita spazzolina LOL OMG viola trasparente, lo stand dello stesso colore, ma c'è una piccola differenza perché troviamo sempre i due adattatori, ma come vedete in questo caso uno più grande, uno più piccolo, ma quello piccolo ha questa forma a cuore. Non c'è più quello piccolo classico che trovavamo sempre nelle altre LOL, e ragazzi questo qui piccolino non riesce veramente a tenerle bene, cadono dappertutto. Ho provato fino adesso ma non c'è modo, non riesco a capire il perché di cambiare uno stand che funzionava. Se qualcuno sa il motivo me lo scriva qui sotto nei commenti. L'unico accessorio che arriva con lei, perché queste bambole arrivano con già tutto addosso, senza sacchettini, senza nulla, sono questi occhiali da sole con le lenti gialle e la montatura invece colorata di bianco. Nella mia c'è un piccolo difetto di colorazione nel lato destro, perché come vedete basta passare l'unghia e il colore se ne va via, quindi se doveste acquistarla fate molta attenzione perché rischiate di trovarvi gli occhiali senza il colore. Ma guardiamo subito come cambia sotto il sole, tutti i colori diventano molto più accesi, vengono fuori dei dettagli che prima non c'erano, sicuramente riuscirete a notarli, ma poi magari li vedremo meglio anche con tutte e tre assieme. Adesso però passiamo a Stitches, che è bellissima. Non pensavo, ma fuori dalla scatola è 100 volte più bella che in scatola, anche se è tutta così rosa, bianca e nera che solitamente non mi piacerebbe molto, la trovo davvero stupenda, solo che ha un piccolo difetto che tra poco vedremo. Lei è quella con la carnagione più scura in tutta questa linea, i suoi occhi sono castani, sopra gli occhi ha un ombretto rosa cipria, rosa molto leggero, con anche un piccolo eyeliner grafico bianco, le sue sopracciglia sono completamente bianche, sulle labbra indossa un rossetto rosa perlato, anche lei sulle guance ha un sacco di blush e in più ci sono disegnati con lo stesso colore del suo rossetto, quindi un rosa perlato, dei fiorellini lungo i suoi zigomi. I suoi capelli sono completamente bianchi e neri e sono raccolti in questi due fiocchi laterali, realizzati davvero in un modo impeccabile, sono perfetti, guardate che roba, sono fantastici, e ci sono anche tutti questi baby hair stampati sulla fronte, ovviamente solo bianchi. Dal retro però, confronto Sunrise, i capelli di Switches sono davvero più incasinati, e in più sotto nella mia come vedete c'è una ciocca più lunga confronto a tutto il resto che dovrò sicuramente andare a tagliare. Dietro sono praticamente solamente bianchi e anche nel suo caso c'è la stessa fibra di cui vi parlavo prima. Anche lei indossa degli orecchini davvero belli, mi piacciono un sacco, con una perla attaccata all'orecchio,
un cerchio dorato e in fondo al cerchio 3 perle di 2 grandezze diverse, ovviamente rosa, cipria, perlate. Al collo invece indossa questa collana assolutamente abbinata agli orecchini, che è un cerchio dorato con 3 perle anche in questo caso. Invece guardando il suo look vediamo che indossa una gonnellina di tulle e un top. Partiamo dal top, che è completamente rosa con questa fantasia bianca e rosa sul davanti, un piccolo elastichino nero sotto al seno, tutta la parte sopra il seno decorata con questo filo di perle. Sul décolleté invece hanno messo questo tulle con dei pois glitterati rosa e sul collo c'è questo nastrino di raso. Sulle braccia invece indossa questi manicotti sempre rosa, con un tessuto però diverso, anche in questo caso bianchi e rosa, con la stessa stampa del top, con 2 aperture e un fiocchettino di raso nella parte più in alto. Sulle mani indossa uno smalto bianco e invece la sua gonna, come vi dicevo, è composta da diversi strati di tulle. Anche in questo caso tulle rosa, con dei pois di glitter rosa, con dei riflessi molto carini. In vita c'è questo elastico quasi ricamato molto carino. L'unico grosso difetto di questa gonna, che sarebbe molto carina, è che come vedete la sto tenendo ferma con un elastico, perché se noi andiamo a prendere l'elastico e a toglierlo non rimane giù neanche a pagarla. Infatti era stata fissata con un sacco di pezzettini di plastica alla gonna che adesso vedremo sotto, ma tende veramente ad alzarsi tantissimo. Adesso ha preso un pochino la forma perché c'era l'elastico, ma prima ragazzi sparava e praticamente le copriva anche le tette. Ecco, questo è quello che vi dicevo, tende a fare questo, esattamente questo. Ma per fortuna sotto a quella gonna troviamo un'altra gonna che forse è ancora più bella, abbinata al top, anche questa dello stesso tessuto bianco e rosa, con al centro questa decorazione con questo nastrino nero e dei finti bottoncini dorati, delle finte taschine sempre con il nastrino nero e i bottoncini, e tutto il bordino qui in basso fatto di perle che richiama il bordino del top. Praticamente preferisco questo look senza la gonna di tulle. Anche lei sulle gambe indossa delle calze semplicissime, rosa, che però poi riveleranno dei disegni con il sole, e delle scarpe davvero bellissime, perché sono degli stivali alti, completamente rosa, con dei dettagli colorati con un bianco perlato. Il tacco è bellissimo e sono delle scarpe che sinceramente avrei messo anche sulla bambola di prima perché sono davvero bellissime e credo che con un altro colore ovviamente sarebbero stati benissimo anche su Sunrise. Anche con lei arriva ovviamente lo stand, ma bianco perlato, e anche per lei c'è la spazzolina che però nel suo caso è rosa. L'unico accessorio in più sono questi occhiali davvero molto belli, anche questi ovviamente rosa, con le lenti trasparenti ma la montatura colorata, dei fiorellini con il centro argentato e in più su una stina, sulla sua stina destra, c'è applicato questo pendaglietto che si può rimuovere a forma di perle e fiori. Ma guardiamo anche per lei il suo cambio colore con il sole. I suoi capelli diventano di 2 colori diversi, tutto il suo look diventa completamente viola e in più compaiono dei fiorellini ovunque. Ma passiamo finalmente all'ultima, Bubblegum DJ, che ragazzi forse è quella che mi ha deluso un pochino di più, non perché sia fatta male, non perché sia brutta, ma perché a me sinceramente fuori dalla scatola piace un pochino meno, anche se è tutta completamente colorata. Il suo viso è sicuramente quello più particolare di tutti e tre, i suoi occhi sono verde scuro, sugli occhi ha un trucco molto particolare perché abbiamo una linea di eyeliner rosa, poi c'è un eyeliner un po' strano, un po' grafico, giallo e 3 puntini rosa. Anche sotto l'occhio abbiamo del rosa e del giallo, con di nuovo dei puntini. Le sue sopracciglia sono completamente rosa ma hanno una forma un pochino più naturale confronto alle solite LOL Surprise. Sulle guance non vedo molto blush, sulle labbra invece ha un rossetto rosa dello stesso identico colore delle sopracciglia. I suoi capelli sono però di diversi colori perché sono di base, come vedete, rosa ma con delle ciocche verdi e gialle, più che gialle un verde fluo. Qui davanti a queste 2 ciocche leggermente ondulate e anche leggermente croccanti e sono lunghissime perché arrivano alla lunghezza di tutti gli altri suoi capelli, quindi praticamente sotto le sue ginocchia. Nella parte frontale sono raccolti in questi 2 scignoni, in queste 2 cacchettine colorate e vediamo già che c'è questo dettaglio di questo elastico applicato con dei fiocchettini che sembrano quasi finto pixelato. Non ho ben capito cosa vogliono rappresentare, forse delle gomme da masticare, non lo so, ma sono completamente bianchi. Guardandoli dal retro vediamo che anche dalla nuca partono delle ciocche colorate e i suoi capelli sono raccolti in 2 codine, davvero molto lunghe, anche queste arrivano fino sotto alle sue ginocchia, prevalentemente rosa, ma nel suo caso la fibra è ancora un pochino più brutta a confronto a quelle di prima. Forse è più incasinata ma risulta davvero molto più crespa e credo che ci sia anche un pochino di gel. Su entrambe le orecchie indossa questi orecchini sempre rosa trasparenti con una faccina stampata in viola con gli occhi a cuoricino e invece guardando quello che indossa la prima cosa che notiamo è questa magliettina che è tutta verde con questa stampa come se fosse un finto maglioncino
Qui sul petto c'è questo cuoricino trasparente di plastica rosa e sui polsini e anche al collo c'è questo pelo rosa davvero morbidissimo. Molto carino, anche se forse avrei preferito un verde diverso qui, ma è sempre una cosa molto soggettiva. Sulle mani indossa uno smalto rosa fluo e tutti i colori, ragazzi, sono davvero molto fluo e ho paura che in camera risultino diversi da quello che sono realmente. Quindi se non li vedete fluo, immaginatevi che siano fluo, perché vi assicuro che spaccano gli occhi. Una volta tolta la maglietta a manica lunga, vediamo che sotto indossa questo top azzurro con le spalline fatte con un nastrino rosa. Invece la sua gonnellina è carina, gialla, con un tessuto abbastanza rigido, anche in questo caso, ma probabilmente per colpa della stampa che poi cambierà colore con il sole. Tutta plissettata con un nastrino di raso in cintura e con applicati questi nastrini gialli con la scritta LOL-OMG in rosa e anche due cuoricini spezzati che praticamente collegano i nastrini con la cintura. Anche lei indossa qualcosa sulle gambe e nel suo caso sono questi scaldamuscoli rosa, abbastanza semplici, di un tessuto morbido, elasticizzato, e se ci abbassiamo ancora un pochino possiamo vedere le sue scarpe e anche nel suo caso le scarpe non mi piacciono. Le scarpe di questa linea di bambole non le salvo per niente, solamente quelle rosa di prima, di Switches, erano bellissime, ma le altre non mi piacciono. Queste sono bianche con dei dettagli rosa trasparenti, altissime, ma ecco, anche no. Il suo stand è di questo verde lime trasparente, anche lei con la spazzolina LOL-OMG, nel suo caso verde trasparente, e l'unico accessorio che troviamo sono questi occhialoni giganteschi a forma di cuore con la montatura rosa e le lenti trasparenti azzurre, che però si chiudono tramite un elastico con del velcro qui sul retro della sua testa, quindi non sono realmente degli occhiali, ma sembra più che altro una maschera, una mascherina. Ma corriamo a vedere anche lei al sole. I capelli diventano di un colore molto più intenso, sulla gonnellina vengono fuori un sacco di pois. Cambio colore di queste bambole effettivamente c'è e si vede. Ma voi sapete che io sono fin troppo pignolo e quindi voglio mostrarvi ancora più nel dettaglio il cambio colore utilizzando la mia lampada UV, perché sì, per far cambiare colore a queste bambole si può utilizzare anche la luce UV. E andando a sparargliela addosso, aspettiamo un attimino e vediamo subito che i suoi capelli diventano più scuri. Ve lo faccio vedere solamente da un lato. Come vedete il verde diventa più scuro, il rosa diventa più viola. Ovviamente più rimaniamo lì, più sarà intenso il cambio colore. Vedete che c'è proprio una diversità, qui sembra quasi essere in ombra e invece vi assicuro che non è in ombra. Anche la parte gialla diventa invece più arancione. Sul viso non c'è alcun cambio colore invece, ma sparando la luce sulla sua gonna compaiono tutti questi pois viola. E invece sugli scaldamuscoli e le scarpe, come vedete, sugli scaldamuscoli escono degli smile e le scarpe diventano viola. Spariamo adesso invece la luce in testa a Sunrise e vediamo cosa succede nel dettaglio. E vediamo che i suoi capelli cambiano completamente colore. Questa parte viola diventa un viola scuro, invece la parte verde diventa praticamente un rosa lilla. Proviamo anche in questo caso un lato solo del vestito, così vediamo se si nota la differenza, e come vedete diventa molto più scuro confronto a prima, anche se si è scurito un pochino anche qui. La differenza se no sarebbe molto più evidente. La stessa cosa ovviamente funziona anche sulle sue calze e sulle sue scarpe. Il lato illuminato diventa molto più scuro e anche la scarpa da gialla diventa viola. Quella che però forse mi piace davvero di più anche quando cambia colore è Switches, ma inizierei dai suoi capelli, quindi andiamo a girarla. Illuminiamo tutto subito con la luce UV e come vedete diventano da una parte rosa e dall'altra viola. Cambio colore fantastico. Il vestito invece diventa solamente molto più scuro, guardate la differenza, da rosa diventa completamente viola, e anche per lei c'è ovviamente un cambio di colore su calze e scarpe, dove vediamo che compaiono un sacco di fiorellini disegnati, guardate che meraviglia, tutti viola, e in più compaiono anche sulla gonnellina di tulle. Infatti con la luce, come vedete, sono comparsi tutti questi fiorellini viola. Quindi questa era la nuova linea LOL-OMG Sunshine Makeover, quasi al completo, perché come vi ho detto all'inizio del video ne mancherebbe una che ha un pacco un pochino più grande con più vestiti e accessori, ma forse la recensiremo più avanti. Nel frattempo, che dire di queste tre bambole? Sicuramente sono belle. Credo che per molti di voi la preferita sia Bubblegum DJ. Scrivetemelo qui sotto in un commento che sono curioso di sapere se ho indovinato. La mia preferita invece è sicuramente Switches. Anche Sunrise è molto bella, soprattutto perché è quella che ha forse l'outfit più elaborato, avendo diversi pezzi di vestiti in più confronto alle altre due. Ammetto che non è una linea che mi fa urlare wow. Non è triplo wow, non è doppio wow, è bella. Ve la consiglio perché comunque il prezzo è un pochino più basso confronto alle LOL-OMG normali. Ammetto di sentire un pochino la mancanza di accessori in più, di vestiti in più, i classici sacchettini che c'erano sempre nelle LOL-OMG, questa volta non c'è nulla come avete visto. Il cambio colore è davvero molto bello e soprattutto studiato bene, non è un cambio colore casuale buttato così.
e quindi sono delle belle bambole. Vi lascio qui sotto i link se volete acquistarle, ve le consiglio se vi piacciono, ma non posso sicuramente urlare al miracolo, soprattutto non dopo la linea Fashion Show, che secondo me è stata la linea finora più wow tra tutte le LOL OMG. Detto questo, non mi resta che aspettare i vostri commenti qui sotto, confermandomi o smentendomi se la vostra preferita è Bubblegum DJ e dicendomi tutto quello che pensate di questa linea. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile e che magari vi abbia fatto vedere qualcosina in più confronto agli altri video su YouTube. Se ci sono riuscito, lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, che ragazzi è davvero importantissimo, e se vi va seguitemi anche su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.